Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Nel video di oggi andiamo a vedere lo swap dedicato alla blockchain di Velas, ovvero WagiSwap. Prima di cominciare vi invito ad iscrivervi al canale qualora non l'abbiate ancora fatto per supportare il mio lavoro e di prendere questo video come un video educativo e non come un consiglio finanziario. Mi raccomando, fate sempre le vostre scelte, non affidate le vostre decisioni a terze persone, me comprese, mi raccomando, perché come dico sempre, quello che può essere giusto per me magari si rivelerà in futuro una strategia sbagliata e quindi ragionate con la vostra testa, ci tengo sempre a ricordarvelo. Siamo sulla pagina ufficiale di WagiSwap, raggiungibile all'indirizzo wagiuswap.app. Vi lascerò comunque il link in descrizione. Abbiamo intravisto questo swap nel video dedicato a Velaspad, dove grazie a questa applicazione decentralizzata nel video abbiamo swappato il token di Velas, ovvero VLX, per VLXPad e per BUSD. Nel video di oggi entriamo un pochino più nel dettaglio in questo swap. Per chi usa la DeFi sicuramente sarà già pratico nell'utilizzo degli swap come ad esempio Uniswap e PancakeSwap. Infatti WagiSwap ha le stesse identiche caratteristiche e le stesse funzionalità. Nella home page abbiamo la possibilità di cliccare su OpenDex per andare sugli stake, swappare oppure partecipare alla lotteria. Nella home page sempre vediamo che c'è la possibilità di tradare WAG su Uniswap, PancakeSwap, ovviamente all'interno di Wagi. Ma che cos'è? WAG è il token utility della piattaforma. Lo troviamo al momento in cui sto registrando il video alla posizione 917 su CoinMarketCap per capitalizzazione, con un valore che si attesta intorno allo 0,19 centesimi di euro, oscillazione negativa del quasi 14%. Come dico sempre, quando visualizzerete questo video, molto probabilmente il prezzo sarà variato, perché il video lo vedrete nei giorni successivi alla registrazione. Massima circolante sarà di 500 milioni di token. Attualmente la capitalizzazione di mercato è davvero molto bassa. Ovviamente questi non sono consigli finanziari, sono solo considerazioni personali. Prendetele come tali e prima di acquistare un token a qualsiasi criptovaluta, mi raccomando, fate sempre le vostre ricerche, non basatevi sulle decisioni di nessuno, perché le decisioni che ad esempio posso prendere io magari sono decisioni sbagliate. Non è detto che faccio sempre le scelte corrette e neanche gli altri che potete trovare su YouTube, nei vari forum o in giro per il web. Mi raccomando, fate sempre attenzione su queste cose. Attualmente siamo al meno 97% del suo ATH, raggiunto il 16 novembre 2021 a 6,64 euro. È possibile ottenere Wagi tramite Gate.io, Uniswap o PancakeSwap. Ovviamente per utilizzare WagiSwap bisogna settare MetaMask sulla chain di Velas. Vi lascerò il link in descrizione per settare correttamente MetaMask sulla chain di Velas. Per poter poi spostare Wagi da Gate.io, da Uniswap o PancakeSwap, che sono exchange o swap di un'altra chain, per spostare il token all'interno di Velas bisognerà usare un bridge al momento. Comunque andiamo per gradi, torniamo su WagiSwap. WagiSwap è partner di Velas, è incubato da Bluezilla, come vedete come partners ha BSCPad, ETHPad e ovviamente Velas. Possiamo vedere la tokenomics, 10% destinata al team, 5% agli advisor, 10% liquidity all'ecosistema, 10% alle riserve di valore 6%, staking 43%, la private sale è stata destinata a un 10% e il restante BSCPad, ETHPad per le IDO 2,5 e 2%, 1% per l'airdrop. Wagi ha ottenuto un audit di Solidity. Per andare a visualizzare l'audit basta andare nella home page e cliccare su audit. Molto interessante, come dico sempre, per quando utilizzate qualsiasi applicazione, andate a approfondire lo stesso tutte le informazioni all'interno della pagina dei documenti. Ovviamente sono scritte in inglese, ma potete col tasto destro del mouse tradurlo in italiano ed è la cosa migliore per andare a verificare tutte le informazioni necessarie per operare in tranquillità. La prima cosa da fare per poter interagire
con Wagyu Swap, oltre ad aver settato Metamask, è possedere all'interno di Metamask il token Velas, il token VLX, che ci servirà sia per fare gli eventuali swap, ma soprattutto per il pagamento delle fee. Il token Velas lo potete ottenere su Uniswap, PancakeSwap, Gate.io o KuCoin attualmente. Parto da Gate.io perché si può acquistare sia VLX che Wagi oppure anche VLX Pad. Al momento li ha listati tutti e tre. Attualmente nel video vi farò vedere come spostare i WAG, ma la stessa procedura la potete fare anche con i VLX, è identica. Non vi faccio vedere VLX perché l'ho già fatto nel video tutorial di VLX Pad e quindi li posseggo già, ma la procedura è identica. Quindi mi sposto su Gate.io, wallet, prelievo, vado a selezionare la valuta di mio interesse che voglio prelevare, in questo caso Wagyu Swap, e la prima cosa che noto è che Wagyu tramite Gate.io non si può inviare direttamente sulla chain di Velas, ma bensì solo su BSC BEP20. In questo caso che cosa bisogna fare? Bisogna tanto avere Metamask correttamente settato sulla Binance Smart Chain, mi raccomando non fate confusione con le chain, e andare a inviare al Metamask Binance Smart Chain Wagyu. Quindi ci spostiamo su Metamask, andiamo a selezionare la rete Smart Chain impostata precedentemente, vi lascerò tutti i tutorial a fine di questo contenuto, copiamo l'indirizzo, ci rispostiamo su Gate.io o clicchiamo su Binance Smart Chain, inseriamo l'address, inseriamo il quantitativo, in questo caso voglio mandare tutti i miei Wagi, e vado a inviare il mio token a Metamask su Binance Smart Chain. Mi sposto di nuovo su Metamask e attendo l'arrivo del token. WAG l'ho già impostato come token personalizzato. Qualora non l'abbiate impostato basta andare su CoinMarketCap, andare su Wagyu Swap, non andare a copiare l'indirizzo di Ethereum ma cliccare su More, andare a copiare l'address oppure cliccare su Aggiungi to Metamask, ma tramite la Binance Smart Chain. In quel caso li visualizzeremo direttamente su Metamask. Andando a controllare, i WAG sono arrivati sulla Binance Smart Chain. Ora però bisogna spostarli sulla Velas Chain perché sono due chain completamente diverse e quindi si va a utilizzare un bridge. Il bridge swaps.app. Si clicca su Launch App. A questa schermata lasciamo BSC perché la nostra rete di partenza è BSC, però dobbiamo andare a integrare con Velas. Dopodiché si va a selezionare il token che vogliamo bridgeare sull'altra rete, in questo caso seleziono WAG, clicco su Swap, fa il calcolo dei miei WAG disponibili, vado a inserire tutto l'importo che voglio inviare, clicco su Swap, accetto la firma, non resta che attendere. Ovviamente, anche se non l'ho detto ma è sottinteso, per fare questi swap anche su Metamask settato con la Binance Smart Chain bisogna avere un quantitativo anche piccolo di BNB per il pagamento delle fee, perché come potete vedere il cross chain fee 0,02 BNB. Si clicca su swap, ricarica la pagina, vedete la percentuale di elaborazione per il bridge sta avanzando, arrivato al 100%, passeranno i token WAG dalla BSC alla Velas Chain. Perfetto, in pochi secondi, cambiando la chain, andando su Velas, si vedono i WAG che sono arrivati da Binance Smart Chain a Velas Chain. A questo punto si può interagire completamente con lo swap perché posseggo sia i VLX per il pagamento degli FI o eventuali swap oppure direttamente il token nativo del protocollo. Partiamo dalla base, partiamo dallo swap, clicchiamo, ovviamente andiamo a connettere il wallet di Metamask cliccando su connetti wallet, Metamask riconosce in automatico la chain e lo swap noi possiamo swappare i nostri token, ad esempio il VLX in tanti altri o anche il token WAG che ho appena inviato e ricevuto lo posso swappare eventualmente anche in VLX. Quindi supponendo di voler swappare WAG a VLX basta cliccare su max oppure l'importo che volete swappare, abilitare il contratto e swapparli. In alto a destra possiamo vedere le transazioni precedenti e nella rotellina possiamo andare a settare eventualmente lo slippage. In alto vicino a swap abbiamo liquidity, stessa voce la possiamo trovare qua alla voce trade, sotto exchange abbiamo liquidity. In questa sezione possiamo diventare liquidity provider, ovvero andare ad aggiungere liquidità al protocollo, ad esempio andando a dare liquidità per 50 WAG e in automatico 45 VLX. Dando questa coppia di liquidità riceveremo dei token LP. Come prova
del nostro deposito all'interno del protocollo. Come ben sapete, poi con i token LP che ci vengono dati, perché noi stiamo dando della liquidità all'interno del protocollo per farlo funzionare, questi token LP li possiamo andare a mettere nelle farm degli LP token per avere degli interessi, con i rischi del caso fornendo liquidità. Subito sotto andiamo alla voce farm, dove possiamo vedere che alla voce farm possiamo andare a mettere a rendita gli LP token che abbiamo ottenuto dando liquidità al protocollo. Supponendo di aver dato come liquidità VLX e WAG, il liquidity token, l'LP token, lo potremo andare a mettere a rendita al 134% in APR. Una volta che si avrà abilitato la farm e si avranno inseriti gli LP token, si potrà poi aggiungere di nuovo LP token oppure prelevarli. L'altra sezione che preferisco di più, perché solitamente non vado a dare liquidità ai protocolli, è la pool, dove vado a mettere in stake ad esempio il token nativo del protocollo, ovvero WAG. Attualmente ho depositato in staking in auto WAG 601 token per un APY variabile del 290% in auto compound. Col tastino più o il tastino meno posso levare o aggiungere i miei token. Lo swap è relativamente nuovo, possiamo inserire in stake WAG, SCAR, Astro o Swaps. Visto che nel mentre stavo registrando ho fatto un paio di operazioni e ho aggiunto dei token WAG, li vado a mettere in stake e così vi faccio vedere come si fa. Vado su Pool, Auto WAG, dettagli, clicco su più, vado a mettere massimo, vengono rilevati i miei WAG sul mio indirizzo di MetaMask, confermo, accetto la firma, pago le fee, vedete, in VLX, aspetto che venga accettata la transazione e verranno aggiunti in automatico. Infatti, se vedete qua a destra, sono già stati aggiunti i miei token. Per quanto riguarda la sezione lotteria, si possono acquistare dei ticket e dei biglietti, e se i numeri rappresentati nei biglietti sono gli stessi che verranno estratti a sorte, si potranno vincere dei premi. Per quanto riguarda il regolamento della lotteria, ma anche per tutto il funzionamento dettagliato dello swap, vi lascerò il link in descrizione della documentazione, che vi chiedo gentilmente di leggere prima di decidere di operare o meno all'interno di questo swap. E come dico sempre, mi raccomando, prendeteli come video educativi e non come consigli finanziari, per piacere, ragionate sempre con la vostra testa. Bene, siamo arrivati anche per oggi alla fine del nostro appuntamento e spero che il video vi sia piaciuto e lo abbiate trovato utile. Mi raccomando, lasciatemi un like, iscrivetevi al canale per supportare il mio lavoro e se avete tempo e voglia unitevi anche alle nostre community o Telegram o Discord. Trovate tutti i link in descrizione. Ciao a tutti! Bene, siamo arrivati anche per oggi alla fine del nostro appuntamento, spero che il video vi sia piaciuto, che l'avate... Bene, siamo arrivati anche per oggi alla fine del nostro appuntamento e spero che il video vi sia piaciuto e lo abbiate trovato utile. Mi raccomando, lasciatemi un like, iscrivetevi al canale per supportare il mio lavoro e se avete tempo e voglia unitevi anche alle nostre community o Telegram o Discord. Trovate tutti i link in descrizione. Ciao a tutti!